Vivo a Palermo da una trentina d'anni, pur non essendo siciliana, dove ho cominciato a lavorare come artista, realizzando delle installazioni in giardini abbandonati, in luoghi periferici dove più o meno non andava nessuno, dove però c'erano comunque degli abitanti. E ho cercato col mio lavoro di dare dei segnali di attenzione in modo che si pensasse di intervenire in qualche modo. Questo mio lavoro è andato avanti per parecchi anni, fino a che piano piano ho cominciato un po' a distaccarmi da questo modo di operare. Mi sono dedicata alla fotografia. Naturalmente, avendo poi io anche una conoscenza e una passione per i giardini, per le piante, ho iniziato proprio ad interessarmi particolarmente a questo. Una delle piante che mi ha più appassionato è stato il ficus di Piazza Marina, sul quale ho fatto un lavoro un paio di anni fa chiamato Ficus Teri, un lavoro fotografico dove io ho realizzato alcune installazioni solamente per la fotografia e che poi ho portato all'interno dello Steri. La mostra poi è stata realizzata all'interno della Sala delle Armi, dalle cui finestre proprio si intravedeva il ficus, ed è stata montata su dei telai molto grandi, su dei pannelli di alluminio, in modo che le fotografie non interferissero, ma anzi si compenetrassero proprio con il luogo. Uno dei miei primi lavori è stato sulla cancellata di Piazza Marina. Si trattava di restaurare il giardino Garibaldi e soprattutto la cancellata, che era stata nel tempo abbastanza distrutta. La cancellata era opera di Basile e parecchi pannelli erano stati rubati, alcuni erano stati tolti per essere restaurati. E quindi io ho fatto un lavoro diciamo di chiusura del giardino, sostituendo questi pannelli con una sovrapposizione di reti diverse che riprendevano un po' il disegno di quello che si vedeva all'interno. Altri miei lavori, sempre realizzati con i metalli, sono stati sul fiume Oreto, alla foce del fiume Oreto, e quindi io lì ho realizzato delle opere di alluminio, ho fatto dei grandi pesci volanti sotto il ponte proprio alla foce che si protendevano verso il mare, e con un lunghissimo nastro di alluminio rosso ho perimetrato il fiume diciamo, da un ponte all'altro, proprio per dare un segnale di quello che poteva essere il fiume, di quello che in realtà era il fiume, costruendo ai margini una specie di serpentina, di ghiaia che doveva indicare quello che poteva essere il percorso antico del fiume, realizzando poi anche una grandissima noria che è la ruota che si usava ai tempi degli arabi, di cui il fiume Oreto era pieno e che serviva a raccogliere l'acqua dal fiume e portarla ai giardini che c'erano ai tempi per irrigarli. Questo mio modo di lavorare mi ha portato proprio in contatto con gente di tipo molto diverso e mi ha fatto veramente comunque amare questo posto e anche decidere di restarci, nonostante tutto.